Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato. In questo paio di giorni non ci siamo sentiti, sto cercando di trovare postazioni e combinazioni di lenti e pellicole per far funzionare il tutto. Ne vedrete di diverse di postazioni in questo paio di settimane, ovviamente di ferie, ma non perdiamo ovviamente il filo del discorso e andiamo a vedere cosa succede in casa Napoli, perché questa mattina c'è una notizia che a me non piace assolutamente, ovviamente quella di Cajuste. C'è l'ufficialità o quasi di Brescianini, visite mediche fissate per oggi, e questa situazione Osimhen che è fuori dal campo non cambia mai e dobbiamo assolutamente analizzarla, perché poi è il centro del calciomercato del Napoli, è stato il centro e lo sarà ancora finché non troviamo la quadra. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo video attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. E partiamo dalla situazione Brescianini. A quanto si legge, visite mediche fissate per oggi. Il Napoli ha trovato l'accordo per acquistare Brescianini dal Frosinone, primo acquisto della settimana, ne seguiranno altri. 1 milione di euro di commissione di prestito e 12 milioni, 11 milioni, perché lui il milione c'è già ovviamente per la commissione, 12 milioni operazione complessiva con obbligo di acquisto, visite mediche fissate per oggi. Quindi l'operazione complessiva da 12 milioni con 1 milione ovviamente avanti. E poi ho letto che l'obbligo di riscatto dovrebbe scattare al primo punto del Napoli nel girone di ritorno, quindi non sembra nemmeno una postilla, perché poi è impossibile immaginare che il Napoli non faccia nemmeno un punto in tutto il girone di ritorno, ma questo si legge, mi sembra più una cazzata che altro. Però l'operazione è questa qui: 1 milione per il prestito e obbligo fissato a 11 milioni, quindi arriva il primo acquisto richiesto da Antonio Conte, meglio tardi che mai, direi io, perché tra pochi giorni si gioca la prima di campionato e non possiamo dire che siamo assolutamente in anticipo. Questa mattina, doccia fredda, appena apro le notifiche e le notizie, situazione Cajuste in sospeso, si legge. Clamorosa ultima ora di mercato, il trasferimento che doveva essere solo finalizzato tra Napoli e Brentford rischia di saltare. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto, eccetera, eccetera. L'affare Jens Cajusto sull'orlo del fallimento a causa di problemi tra Brentford e Napoli dopo lo scambio di documenti. Cajusto ha sostenuto le visite mediche oggi a Londra, ma potrebbe tornare a Napoli martedì, dato che l'accordo è attualmente sospeso. A me sembra molto strano questo trasferimento che salta per una questione di documenti, perché se dovesse essere questo il motivo, è l'unico motivo, allora c'è un tantino di inadeguatezza da parte della società o da parte del Brentford, perché poi le trattative si fanno in due. Non diamo per scontato che il problema venga dal Napoli, vedremo poi nelle prossime ore, non possiamo parlare nemmeno di giorni, perché vedremo da qui poi a domani cosa succederà per Cajuste. Sembrava tutto fatto, visite mediche fatte, e invece cavillo per quanto riguarda i documenti, e Cajuste tornerà a Napoli aspettando poi di essere nuovamente ceduto a qualche altra squadra. Stiamo a vedere, perché non ne va una buona. E il nostro mister, che poi nel post partita di Napoli-Modena in Coppa Italia non è che ha perso la pazienza, ma quelle sono dichiarazioni normali per quanto riguarda Antonio Conte. Di anormale c'è diciamo l'iter lavorativo del Napoli, che doveva cambiare. Se ingaggi un allenatore che lavora in un determinato modo e che ha accettato ovviamente i parametri tra monte ingaggi, calciatori da comprare, rispettando comunque l'operato del Napoli, che è stato così da sempre, ti ha elencato calciatori fattibili, ma noi comunque non li stiamo acquistando. Tanto è vero che Brescianini arriva oggi dopo una trattativa credo durata un bel po', un paio di settimane o forse anche più, che si parla di Brescianini.
Neres si avvicina tantissimo al Napoli e dovrebbe essere ufficializzato in settimana. Si parla di 4 acquisti in una settimana, con Brescianini compreso, e quindi molto probabilmente ci auguriamo che si farà l'affondo per Lukaku. A quanto si legge su Lukaku, il Chelsea ha offerto 60 milioni più contropartite da poter scegliere tra Casadei, Cialobà, Kepa e quant'altro. Vedremo il Napoli come si porrà in base a questa situazione, perché bisogna completare la squadra per dare almeno l'11 titolare che deve affrontare il campionato di Serie A ad Antonio Conte quanto prima. Ritorno alle dichiarazioni e chiudo quel pensiero per quanto riguarda il post partita di Napoli-Modena. Ne ho lette di tutti i colori. Ovviamente questo paio di giorni tra l'andare in ferie e quant'altro mi hanno fatto anche bene, perché sono andato un attimo a diciamo guardarmi l'opinione pubblica cosa ne pensa e cosa ha pensato dopo Napoli-Modena. Io non mi scandalizzo per il semplice fatto che l'ho detto prima che Conte firmasse il contratto con il Napoli. Se prendi Conte devi cambiare l'iter lavorativo e metterti alle direttive del mister, ma non per i calciatori che poi ti viene a chiedere, perché lui comunque non è che ti è venuto a chiedere, che ne so, Isco, Neuer e quant'altro. Quindi calciatori anche abbordabili per quanto riguarda il prezzo e i trasferimenti dalla squadra dove erano per portarli a Napoli. Al di là che tu non abbia coppe, comunque è riuscito a creare questa situazione, questo rendere appetibile il Napoli, al di là dell'anno trascorso e della stagione che deve iniziare, dove tu in Europa non ci vai. Ecco perché le dichiarazioni io le vedo normali, non voglio dire giuste, perché so benissimo come opera Conte e come ha operato in passato. Se vogliamo chiamarli, se vogliamo chiamarle, diciamo, piagnistei, tra virgolette, io vado oltre, perché conoscevo perfettamente la situazione e sapevo che, anzi, mi auguravo che non si arrivava a questo punto, ma a quanto pare il Napoli deve ancora mettersi al passo per lavorare in simbiosi con il mister e come lavora il mister. Tutto qua. Ovviamente non sono le prime né tantomeno le ultime, perché come vi ho detto già in passato, il mister, se a gennaio vede che qualcuno non va e vuole un rinforzo in un determinato ruolo, viene a bussare alla porta e ti dice: a me serve questo, questo e quell'altro per fare un passo ulteriore, o al limite per mantenere la classifica che fino a gennaio hai meritato. Quindi bisogna stare al passo e bisogna, diciamo, accorciare le tempistiche per quanto riguarda le trattative di mercato. Ultima notizia, ma non ultima per importanza, anzi avrei dovuto analizzarla all'inizio, ma ci vuole un attimo, un momento di riflessione per quanto riguarda la situazione Osimhen. Il video che avete visto tutti in discoteca, si va a prendere il telefono, non voleva essere ripreso e quant'altro. E allora continuano le situazioni extracampo e continuano i lati caratteriali di questo calciatore, che non mi va nemmeno di dire più devono essere limati, perché il calciatore questo è. Quindi quando si mette un personaggio del genere sul mercato e gli dai un prezzo, bisogna valutare tutto il pacchetto tecnico-tattico, caratteriale e come uomo. Come uomo Osimhen non si discute nemmeno, perché ha un cuore grandissimo, non è quel calciatore altezzoso verso gli altri, però a livello caratteriale è troppo impulsivo, gestisce male le situazioni sue sul personale, così come questa che è accaduta pochi giorni fa in discoteca. Dico io, tu sei un personaggio pubblico, lo sai benissimo che sei un personaggio pubblico, e quindi ti ritrovi in una discoteca e vieni ripreso, o meglio, il ragazzo, il tifoso o quant'altro era col telefono in mano e vede che tu entri e quindi ti sta riprendendo, eccetera, eccetera.
tu invece di placarla diversamente la situazione e non creare questo boom mediatico che si è creato, non fai altro che buttare benzina sul fuoco per questa situazione di mercato. Quindi abbiamo il centro del calciomercato del Napoli che dovrebbe poi fare da ago della bilancia, che è una bomba a orologeria che ogni tanto ne caccia una, e quindi bisogna, non lo so, redarguirlo, bisogna fare qualcosa in questa situazione che si è creato o che ha creato il Napoli, perché prima di stipulare accordi con personaggi del genere a livello caratteriale, tu devi comunque valutarle tutte le opzioni, quindi ti sei messo in condizioni di essere tu ricattato per quanto riguarda l'operazione di mercato, ovvero Osimhen è fuori rosa, quindi Conte dall'inizio non ci ha puntato, perché ovviamente Conte appena ha firmato ha saputo della situazione Osimhen, si vende, non ci puntiamo, e quindi lì il Napoli si è messo, diciamo, eh, in in quella situazione di poter essere ricattato per quanto riguarda il nigeriano. Invece dovevi forse far finta di puntarci anche a livello di allenamenti, e lo schieravi in qualche partitella senza metterlo ai margini del tutto, perché poi davi anche, davi anche quell'apparenza di volerlo ancora in rosa: venitelo a prendere, cacciate i soldi se lo volete, altrimenti me lo tengo a Napoli. Invece è successo l'inverso, ed ecco che ci ritroviamo ad oggi, ad una settimana dall'inizio del campionato, dove tu non sai assolutamente cosa farne. Quindi questa situazione deve essere sicuramente, o meglio, assolutamente, non sicuramente, deve fare da lezione per le future operazioni di mercato, perché non è che non si possono fare, non è che poi dobbiamo dare tutte le colpe a questa clausola, le clausole non si mettono perché sono armi a doppio taglio. Dipende come le usi e dipende come ti poni nei confronti poi del calciomercato. Il prezzo del calciatore lo fa il mercato in sé, poi che tu ci hai messo una clausola siamo d'accordo, ma arrivato a questo punto secondo me devi accettare, e io sono stato sempre sulla stessa linea sul canale, ovvero non svendiamo nessuno, però con questa situazione che va avanti e con queste diciamo scorribande notturne di Osimhen, cose che non fanno bene né allo stesso calciatore e nemmeno al Napoli per quanto riguarda diciamo l'appeal societario, bisogna intervenire, e anche subito. Io non dico di accettare 60 milioni più una contropartita da scegliere dal Chelsea, ma almeno 70-80 milioni basta, lo togli, e comunque hai fatto una, un'ottima plusvalenza, mettiamola così, vendendolo a 70-80 milioni, e hai risolto, anche se tardi, questa situazione. Mi auguro che il Napoli acceleri, e non poco, soprattutto per quanto riguarda la situazione del nigeriano, perché non se ne può più di vedere poi un calciatore che, al di là dell'aver firmato questo contratto, e il Napoli comunque ti ha dato l'opportunità di poterlo firmare, perché il Napoli poteva pure impuntarsi, avrebbe fatto molto meglio ad impuntarsi in quel di febbraio, a dire no, guarda, aspettiamo a giugno, poi vediamo gli acquirenti e vediamo quanto vogliono spendere e tiriamo le somme. È vero che l'avresti venduto forse a molto meno della clausola che hai messo, ma sei arrivato ad oggi, pur mettendo la clausola e pur aumentando l'ingaggio del calciatore, sei arrivato alle stesse condizioni, ovvero dover accettare situazioni al ribasso. Ed io, che non volevo accettare di nessuna maniera qualche offerta che non rispettasse poi i canoni della clausola, ad oggi mi trovate a dover cambiare idea, perché deve andare via quanto prima. Non puoi rischiare di tenere Osi fuori rosa e stipendiato per poi dire vabbè, allora sai che facciamo? Vediamo nella sessione di mercato di gennaio. Assolutamente no.
al di là dello stipendio che devi pagare, che potresti poi pagare, lo ammortizzi, quello che vuoi tu, in primis avresti, diciamo, contro la svalutazione del calciatore perché poi non gioca. Punto secondo, se dovessi metterlo fuori rosa e aspettare il mercato di gennaio, avresti poi in squadra, con tutti gli adeguamenti possibili del caso, calciatori che prendono 6, 7, 5 milioni in meno del nigeriano, con il nigeriano che al limite andrebbe in giro per l'Europa a farsi le vacanze e invece loro a sgobbare in mezzo al campo. Bisogna migliorare nel gestire queste situazioni, ma forse il Napoli non è che ha sbagliato nel gestirla così, ha sbagliato nel valutare l'uomo, il calciatore e il procuratore in questa situazione, perché forse con personaggi diversi a livello umano sarebbe andata anche in porto l'operazione e ad oggi non ne parlavamo più, però visti gli uomini in questione, sia, ripeto, il calciatore e il suo procuratore, allora è andata come sta andando, perché non è andato un bel niente. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Io sono più preoccupato adesso per la situazione Cajuste, perché era un calciatore che liberava il posto per quanto riguarda la lista dei 17 e invece trasferimento sospeso. Ne vedremo delle belle, cari ragazzi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli. Un abbraccio a tutti, ciao.